e torniamo a occuparci di territorio, torniamo a Porto Ercole, dove cerchiamo di toglierci una curiosità. Che cosa ci fa un forte spagnolo sopra Porto Ercole? Ma nel 1555, con la caduta della Repubblica di Siena, Porto Ercole divenne di fatto spagnolo. Furono creati gli stati di presidi, il presidio di Orbetello e il presidio di Porto Ercole. Naturalmente ci fu necessità di rinforzare questa piazzaforte e la prima cosa che venne in mente ai reali di Spagna di costruire su questa collina, su questo poggio, un forte che oggi si chiama di Monte Filippo in onore di Filippo II, re di Spagna e figlio di Carlo V. Un forte che costò anche parecchi denari. Ma credo che qui ci spesero tutto ciò che nel tempo riuscirono ad avere attraverso le tasse. Costò 150.000 ducati d'oro, naturalmente tutti sovvenzionati da Cosimo I de' Medici, e fu costruito anche con manodopera toscana. Di questo ne fa fede anche lo stemma sulla porta del forte, che è lo stemma originario dei reali di Spagna del 1500. Quindi un presidio che nel XVI secolo, comunque al di là del possedimento spagnolo, ebbe grande importanza per la difesa di questi luoghi. Sì, quando cadeva Montefilippo poi cadeva tutta la piazzaforte. Nel tempo divenne veramente il punto nevralgico della difesa dei presidi di Toscana e impedì per lungo tempo che in questi luoghi altri mettessero piede oppure pensassero di occuparlo, se non la Spagna. Poi naturalmente alla fine della potenza spagnola, all'inizio del Settecento, fu occupato dagli austriaci e successivamente noi ridiventammo napoletani perché nel 1775 fu occupato da truppe napoletane e il nostro non essere toscani fu fino al 1801 quando fummo occupati da truppe francesi e entrammo a far parte dell'impero napoleonico. Qui esiste ancora una grossa famiglia di Nieto, ma fino a poco tempo fa c'erano i Perez Valero, i Velasco, i Faglia, tantissime famiglie di origine spagnola. Molte sono poi andate via quando gli spagnoli si ritirarono, quando moltissime anche andarono via quando finì la dominazione, chiamiamola napoletana. Poi naturalmente questi nostri luoghi ricchi di pesca furono riabitati da pescatori tutti provenienti in gran parte dall'isola di Procida. Oggi il 70% della popolazione portoercolese è di origine campana. Questi luoghi hanno attirato qui in tutte queste epoche tante popolazioni. Ma intanto era un luogo nevralgico per la difesa e per il dominio dell'Italia. Eravamo vicini a Roma, quindi la potenza spirituale e militare del papato faceva sì che, al di là delle dichiarazioni di amicizia, imponesse la presenza di grosse truppe, perché da qui al confine dello Stato dei Presidi con i possedimenti papali ci sono 15 chilometri. Quando per esempio il Barbarossa nel 1544 volle occupare Porto Ercole e ci rimase per circa 10 giorni, perché le sue intenzioni erano quelle di creare qui una testa di ponte per l'occupazione dell'Italia. Oggi se il Barbarossa non avesse rinunciato alla sua conquista, noi due avremmo il turbante in testa.